video hai capito come trovare la tonalità di qualsiasi brano in meno di 30 secondi, ma quando ti ritrovi in una jam session ancora non sai quali accordi suonare esattamente. Per questo ti serve un sistema per suonare degli accompagnamenti fluidi che funzionano sempre, invece di buttare accordi a caso sperando nella fortuna. E siccome ragazzi mi avete inviato più di 50 commenti con la parola accordi, oggi vi mostro come ricavare esattamente tutti gli accordi di qualsiasi tonalità. Il segreto si chiama regola del salto. La differenza è enorme: da una parte c'è chi suona a memoria sperando nella fortuna, dall'altra invece c'è chi capisce la logica geometrica della tastiera e sa sempre quale accordo scegliere. E tu da che parte vuoi stare? Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e chi conosce la musica sa che da una scala nascono esattamente 7 accordi che funzionano sempre e che trovi in milioni di canzoni. E attenzione, perché c'è un trucco infallibile che ti permette di trovare subito questi accordi senza teoria. E te lo svelo tra poco. Partiamo innanzitutto dalla scala di Do maggiore in posizione aperta. Ogni nota possiamo anche chiamarla grado della scala: il Do è il primo grado, il Re è il secondo grado e così via. Un accordo è semplicemente un gruppo di 3 note. Per trovarle useremo la regola del salto. Prendi una nota della scala, salti la successiva e prendi quella dopo. Facilissimo! Quindi se vogliamo costruire l'accordo di Do, partiamo dalla nota di Do, il primo grado della scala, saltiamo la nota Re e prendiamo il Mi. Dopodiché saltiamo la nota successiva, il Fa, e chiudiamo con la nota Sol. Questo crea la triade di Do maggiore: Do, Mi, Sol. E guarda il classico Do maggiore in posizione aperta. Se lo analizziamo abbiamo proprio la nota Do sulla quinta corda al terzo tasto, la nota Mi sulla quarta corda al secondo tasto e la nota Sol sulla terza corda a vuoto. Senti come suona pieno e solare. Ogni accordo infatti ha la sua personalità specifica. Abbiamo visto infatti che il Do è maggiore e verrebbe da pensare che anche il Re lo sia, giusto? E invece qui succede una cosa che confonde molti principianti, ma che è la chiave per capire proprio il mood che gli accordi danno all'interno di una canzone. Guarda che cosa cambia. Partiamo dalla nota Re, saltiamo la nota successiva Mi, prendiamo il Fa, saltiamo la nota successiva Sol e chiudiamo con la nota La. Te le suono tutte e 3 insieme, ascolta. Senti questa volta come il suono è cupo e triste. Questo proprio perché l'accordo è un accordo minore. Adesso, applicando questo procedimento su tutte le note della scala, su tutti i 7 gradi, otteniamo questa sequenza completa: Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore. Tutto chiaro fin qui? Se la regola del salto ti sembra facile, scrivi salto nei commenti, così capisco che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E se questo è il tipo di chiarezza che avete sempre cercato per imparare la chitarra, prendete una corda e saltatela sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Applicando questo sistema quindi arriviamo all'ultimo grado, il settimo, la pecora nera della famiglia, il Si diminuito, che ha un suono strano. Se io lo vado a suonare, sentite, ha un suono quasi sospeso che chiama naturalmente poi il ritorno al Do. È il segreto per le tensioni sofisticate che senti nel jazz, ma per ora ci basta sapere che esiste. Il pattern universale è sempre lo stesso: primo grado maggiore, Do maggiore, secondo grado minore, Re minore, terzo minore, Mi minore, quarto maggiore, Fa, quinto maggiore, Sol, sesto minore, La e ultimo, Si diminuito. Questo schema funziona in qualsiasi tonalità maggiore, ma c'è un trucco per memorizzare questi accordi senza sforzo. Pensa ad esempio al classico blues in Do maggiore, no? I 3 accordi usati quali sono? Sono il primo, il quarto e il quinto grado, il Do, il Fa e il Sol, che corrispondono esattamente al primo, quarto e quinto grado della scala maggiore. E questi sono i 3 pilastri maggiori, per cui ricordatevi. I restanti accordi sono minori e l'ultimo è diminuito. C'è anche un altro trucchetto, se vuoi. Pensa al blues minore, il blues in La minore usa l'accordo di La minore, l'accordo di Re minore e l'accordo di Mi minore, che corrispondono al sesto grado, al secondo e al terzo grado della scala di Do maggiore. Quindi abbiamo 3 maggiori,
3 minori più il settimo che è diminuito. La cosa magica però è che questi 7 accordi si combinano tra loro in modo naturale. Quando infatti suoni con gli altri e non conosci il brano, non devi più andare a tentoni. Nel mio video precedente hai capito come trovare la tonalità. Metti che sei in tonalità di Do maggiore. L'accordo di Do si collega perfettamente con il Fa, con il Sol, ma anche con il La minore, il Re minore, il Mi minore, anche con la pecora nera, il Si diminuito. Ragazzi, ma troppe informazioni? Fermatevi un attimo, provate a dirmi al volo. Se il primo grado è Do, qual è il quarto? Se hai detto Fa, sei pronto per suonare la prima canzone. Questo è il potere dell'armonizzazione della scala. Non stai più scegliendo accordi a caso, ma stai usando un sistema logico e musicale. E la teoria senza pratica è solo matematica, quindi per farti capire quanto è potente questo sistema, ora useremo questi gradi per smontare e rimontare delle progressioni che hanno fatto la storia della musica. Prendiamo ad esempio il giro primo, quarto e quinto grado. Do, Fa, Sol. È il giro della bamba. Se non lo conoscete trovate il tutorial sempre qui sul canale. Prendiamo invece un'altra posizione, primo, sesto, secondo e quinto, quindi Do maggiore, La minore, Re minore, Sol. È il giro di Do tradizionale. Che è più melodico, più nostalgico, hanno fatto centinaia di canzoni su questo giro. Ora passiamo invece a quello che io chiamo la gallina dalle uova d'oro. È una sequenza di 4 accordi che ha generato miliardi e che probabilmente sta dominando le classifiche tuttora. Ed ecco qual è: primo, quarto, sesto, quinto. Do, Fa, La minore, Sol. Questa progressione o le sue varianti, ad esempio basta invertire un accordo con un altro, la potete sentire ovunque, da Ed Sheeran ai Coldplay, alle sigle TV, alla pubblicità. Ma aspetta, e se il cantante ti dice spostiamo tutto in Sol perché non ci arrivo? Molti vanno nel panico, tu no. Poter spostare tutto in un'alta tonalità, ad esempio in Sol, in un nanosecondo, non è soltanto un esercizio, è quello che ti permette di dire a un cantante non ti preoccupare, la abbassiamo subito. Ed è la differenza tra essere un chitarrista principiante e un musicista con cui tutti vogliono suonare. Attenzione però, perché tutto questo sistema si trasporta identico in qualsiasi tonalità. Adesso ci spostiamo in Sol maggiore per vedere come funziona. Suoniamo la scala di Sol maggiore. Le note saranno Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol. Applicando quindi lo schema che abbiamo visto prima, i nostri accordi diventeranno Sol maggiore, La minore, Si minore, Do maggiore, Re maggiore, Mi minore e Fa diesis diminuito. Lo stesso schema numerico, quindi maggiore, minore, minore, maggiore, maggiore, minore, diminuito. E basta ricordarsi i gradi delle progressioni precedenti, ad esempio la bamba, primo, quarto, quinto, e trasportarlo nella nuova tonalità di Sol. Per cui primo grado Sol, quarto grado Do, quinto grado Re. Naturalmente possiamo anche usare 2 varianti della stessa progressione per creare una variazione, quindi per rendere il brano meno statico. Prendiamo un classico immortale, Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan. Trovate il tutorial sempre qui sul canale. La prima parte fa Sol, Re, La minore, quindi primo grado, quinto grado, secondo grado. Mentre la seconda parte fa Sol, Re, Do, primo, quinto e quarto grado. L'alternanza tra queste 2 varianti crea quel movimento che rende la canzone così magnetica e orecchiabile. Ad esempio, Sol, Re, La minore ti porta in una direzione quasi sospesa, no? Mentre invece il Sol, Re, Do ti porta a casa. Per
cui prova subito questo esercizio, scegli una delle 3 progressioni che ti ho mostrato prima o anche Noki no Neves d'Or e suonala lentamente. Concentrati su come ogni accordo si collega al successivo, su come le tensioni vengono create, come si risolvono. Non pensare alle dita o alla tecnica, ma ascolta e pensa proprio a come ogni accordo crei tensione e risoluzione. È importante. Questo perché ogni accordo ha una funzione precisa. Il primo grado è casa, il quarto grado è un punto di partenza che crea una leggera tensione, il quinto è tensione, il sesto è dolcezza e malinconia. Per cui pensa che 10 minuti fa non sapevi quali accordi scegliere in una qualsiasi tonalità e ora sai come armonizzare sia Do che Sol maggiore. È un salto enorme nella tua crescita musicale. E questo lo puoi fare su qualsiasi tonalità perché hai capito quali accordi usare. Ma se resti bloccato ai soliti accordi aperti suonerai sempre come un principiante. Ma qual è il vero segreto dei professionisti? Non è solo la scelta degli accordi, ma come suonarli su tutta la tastiera usando le triadi, per creare quindi accompagnamenti fluidi, accompagnamenti moderni, ma anche per improvvisare. Per cui se vuoi che ti mostri esattamente come padroneggiare questi 7 accordi su tutta la tastiera con il sistema delle triadi, se superiamo i 50 commenti con la parola triadi pubblico un video dedicato proprio a questa tecnica importantissima. Il sistema delle triadi infatti è il pezzo del puzzle che ti permette di prendere questi 7 accordi e farli suonare in modo moderno e fluido su tutto il manico. È il segreto quindi per smettere di combattere con la chitarra e iniziare a dominarla. Ma ricorda, se vuoi sbloccare davvero il manico scrivi triadi, stiamo già sulla strada giusta, manchi soltanto tu. E per non perdere mai la direzione e capire a quale livello ti trovi, scarica la mia mappa dei 9 livelli dal link in descrizione. È la guida gratuita che ti serve per non sentirti mai più perso sulla chitarra. Ti lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!